Ciao ragazzi, oggi parliamo di Bruce Randall, protagonista negli anni 50 di una delle più epiche trasformazioni fisiche mai registrate nel mondo del bodybuilding. Una metamorfosi che lo ha visto ridurre il suo peso corporeo di quasi 100 kg in sole 32 settimane, passando dai circa 180 kg iniziali agli 83 kg finali. Una ricomposizione corporea ottenuta in modo naturale, senza supporti farmacologici di sorta, che ha lasciato tutti a bocca aperta. In seguito Bruce ha continuato la sua attività di bodybuilder, rifinendo ulteriormente il suo sviluppo fisico, arrivando persino a vincere nel 1959 il titolo di Mister Universo Pro NABBA. In questo video ripercorriamo il percorso della sua impressionante evoluzione, in uno dei cicli di bulk e cut più estremi di sempre. Enjoy! Bruce Randall, culturista americano classe 1931, è famoso per aver vinto il titolo di Mister Universo Pro NABBA nel 1959, ma soprattutto per l'incredibile trasformazione fisica che nel corso del triennio 1953-1956 lo vide aumentare il suo peso corporeo dai circa 92 kg iniziali fino a ben 181 kg, per poi calare nuovamente fino a circa 83 kg, nel ciclo di bulk e cut documentato più estremo della storia. Sportivo sin da ragazzo, a scuola Bruce pratica il football e il lancio del peso con buoni risultati. Finita la scuola, mentre presta servizio nel corpo dei Marines a Norfolk, scopre che nelle vicinanze della sua caserma c'è una delle migliori palestre dedicate al sollevamento pesi, capitanata da uno dei migliori coach dell'epoca, Walter Metzler. A 22 anni Bruce è alto 1,88 m, pesa 92 kg e mira ad aumentare di una decina di chilogrammi il suo peso corporeo per essere più forte e prestante nel football. Quindi intraprende un ciclo di bulk per ottenere un fisico più imponente. In seguito, visti i considerevoli aumenti di massa e forza ottenuti in breve tempo, su suggerimento del suo allenatore, riconfigurerà i suoi obiettivi, lasciando il football per dedicarsi a diventare l'uomo più forte del mondo ed estendendo la fase di bulk ben oltre quanto preventivato agli inizi, in un percorso che lo porterà a superare i 180 kg di peso corporeo. Ma sentiamo come raccontato da lui stesso in un articolo dei lontani anni 50 come andarono le cose. Ho cominciato ad allenarmi per aumentare di peso il 3 gennaio 1953. All'epoca pesavo circa 92 kg e volevo arrivare a 103 per giocare a football. Ho capito sin dall'inizio che per aumentare di peso dovevo mangiare di più e allenarmi con i pesi. Quindi ho cominciato ad aumentare gradualmente le porzioni di cibo che mangiavo. Ogni volta che mi sedevo a tavola prendevo una costoletta, un bicchiere di latte, una fetta di pane o altro in più prima di alzarmi da tavola. Comportandomi così ad ogni pasto, un po' alla volta il mio organismo, lo stomaco, la digestione e l'assimilazione si sono adattate all'aumentato introito calorico. Riguardo all'allenamento, all'inizio allenavo quasi esclusivamente le braccia. Facevo 3 esercizi per i bicipiti e 3 per i tricipiti, eseguendo 3 serie da 6-8 ripetizioni per ogni movimento. Lavoravo cercando di aumentare i carichi usati, quindi quando in un esercizio riuscivo a fare 3 serie di 8 ripetizioni con un dato peso, aggiungevo qualche chilogrammo e tornavo a 6 ripetizioni. Allenavo le braccia quasi tutti i giorni e in 6 settimane il mio peso è aumentato da 92 a circa 102 kg. Poi, dato che la stagione del football era ancora lontana, ho deciso di provare a raggiungere i 113 kg. Seguendo più o meno la stessa routine, il mio peso superò presto l'obiettivo dei 113 kg e mi ritrovai profondamente assorbito dallo sport della forza. Quando ho iniziato l'allenamento primaverile di football pesavo circa 120 kg e mi sono accorto di avere una forza notevolmente aumentata. Visti i risultati, il mio coach mi ha convinto a lasciare il football per concentrarmi sull'allenamento con i pesi. Così ho continuato a lavorare per aumentare la massa e la forza. A quel punto ho modificato la mia routine e mi sono concentrato sui seguenti 4 esercizi. Primo, panca piana con manubri. Secondo, panca declinata con manubri. Terzo, panca inclinata con manubri. Quarto, good morning. Di ogni movimento eseguivo 3 serie da 5-8 ripetizioni, riposando abbondantemente fra le serie, cercando sempre di aumentare progressivamente i carichi di seduta in seduta, e spingevo sull'alimentazione, mangiando quante più calorie possibile. Facevo 4 pasti al giorno, colazione alle 6:30, pranzo alle 11:30, cena alle 16:30 e uno spuntino alle 21:30, appena prima di andare a letto. Assumevo grandi quantità di latte, in media da 8 a 10 litri al giorno. La mia dieta comprendeva una media di 12-18 uova al giorno,
Una volta ho bevuto 19 litri di latte in un giorno oltre ai pasti regolari e una volta ho mangiato 171 uova a colazione in una settimana. In questo modo sono arrivato a pesare circa 150 kg. Ho continuato la mia routine di allenamento per tutta l'estate e l'autunno, allenandomi in media 3-4 giorni a settimana. In seguito ho modificato la mia tabella di allenamento inserendo squat parziali e altri esercizi e ho continuato la fase di crescita fino a raggiungere i 181 kg di peso corporeo. Nel frattempo avevo vinto alcune gare di alzate e stabilito diversi record. In un paio d'anni di bulk avevo praticamente raddoppiato il mio peso corporeo, passando da 92 a 181 kg. Ero davvero enorme e molto forte, ma anche molto grasso. Così, per vari motivi, nel 1955 ho cambiato i miei obiettivi. Ho deciso di scolpire il mio fisico eliminando il grasso in eccesso che avevo accumulato, lavorando come uno scultore del mio corpo. Ho cambiato radicalmente il mio approccio all'allenamento e alla dieta. Ho cominciato a ridurre progressivamente le calorie, limitando alimenti come pane, patate e altri cibi amidacei e grassi, fino ad arrivare alla seguente dieta. Colazione, 2 uova alla coque, mezzo litro di latte scremato, un bicchiere di succo d'arancia, una mela. Pranzo, insalata, datteri, frutta secca. Cena, bistecca di manzo, verdure, un litro di latte scremato, gelatina. Mentre limitavo grassi e carboidrati, cercavo di mantenere elevato l'apporto proteico. Perciò, per aumentare la razione di proteine quotidiana, mescolavo latte in polvere e latte scremato. A volte bevevo anche caffè, che mi aiutava a ridurre e controllare l'appetito. Allo stesso modo ho modificato la mia routine di allenamento. Ho aumentato il volume e la frequenza di lavoro in palestra, riducendo i carichi ed eseguendo più esercizi, più serie e più ripetizioni rispetto alla routine precedente. Inoltre ho introdotto la pratica dell'attività cardio, facendo alcuni chilometri di corsa a piedi tutti i giorni. Ho cominciato con la camminata veloce, per poi passare alla corsa vera e propria a mano che il mio peso corporeo si riduceva. Una cosa che mi ha aiutato a mantenere alta la motivazione e il focus è stato il fatto di aver sempre lavorato definendo degli obiettivi intermedi da raggiungere a breve termine. Ad esempio, perdere 4-5 kg in 3 settimane, in modo da valutare i miei progressi e conservare lo slancio. E devo dire che il mio piano ha funzionato a meraviglia. Il 21 agosto 1955 pesavo sui 180 kg, il 20 marzo 1956, dopo 32 settimane, pesavo circa 83 kg. In 32 settimane avevo perso circa 97 kg di peso superfluo. Con un corpo nuovo, in seguito ho deciso di dedicarmi alle gare di bodybuilding. Ho esordito al Mister America AAU del 1956, ma con un peso di 83 kg ero davvero troppo piccolo e sono arrivato solo tredicesimo. Comunque ho continuato a lavorare sodo. Nel 1958 sono arrivato secondo nelle alte taglie al Mister Universo Pro della NABBA, dietro a Reg Park. Infine nel 1959, con un peso sui 100 kg per 1,88 m di statura, ho vinto il titolo assoluto di Mister Universo Pro NABBA, esibendo una combinazione di massa muscolare, definizione estetica e una routine di pose con tanto di vacuum addominale per me impensabili solo pochi anni prima. Sicuramente la fase di bulk seguita da Randall e mirata ad acquisire quanta più massa e forza fisica possibile è stata un po' esagerata e non la consiglierei a nessuno. In ogni caso la sua trasformazione ha dimostrato quanto sia possibile fare in modo naturale in termini di ricomposizione corporea. Una vicenda che ha ispirato tanti giovani e meno giovani a cominciare ad allenarsi e seguire una dieta per migliorare la propria composizione corporea a seconda dei propri obiettivi. Fra gli atleti illustri motivati dall'esempio di Randall, ricordiamo Steve Davis, che ispirato dalla storia di Bruce decise a sua volta di intraprendere un percorso di ricomposizione corporea importante, aumentando in una prima fase il suo peso in modo consistente, con l'obiettivo di guadagnare quanta più massa muscolare possibile e in seguito affrontando un lungo periodo di cut in modo da perdere il grasso superfluo conservando la massa muscolare acquisita. Un percorso che lo ha portato a diventare uno dei bodybuilder più estetici e famosi della Golden Era e oltre. Riassumendo, Bruce Randall è stato un'icona del bodybuilding degli anni 50, Mister Universo Pro NABBA nel 1959 e soprattutto il protagonista di uno dei percorsi di ricomposizione corporea più impressionanti di sempre, che lo ha visto perdere quasi 100 kg di peso superfluo in pochi mesi. Un tributo alle capacità di adattamento del corpo umano e soprattutto all'efficienza del suo metabolismo e all'elasticità della sua pelle, che non mostrava segni di smagliature o pelle cadente,
neppure in seguito al rapido aumento di peso registrato nella fase di bulk estremo e alla rapida riduzione di peso ottenuta nella fase di cut. Parlando del suo percorso, Randall evidenziava l'importanza del mindset nel raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo. A riguardo affermava: credo fermamente nel potere della mente. Quando si tratta di raggiungere un obiettivo, è solo con la costante spinta della mente a fare sempre meglio che si raggiunge l'apice. Concludiamo questo video riportando 2 regole che Bruce aveva trovato di grande aiuto in ogni percorso da lui intrapreso. 1. Chiedete e vi sarà dato. 2. Il Signore aiuta chi si aiuta. Perle di saggezza semplici ma concrete che fanno meditare. Ciao, alla prossima!